Buonasera a tutti amici, bentrovati qui agli incontri di Outatime Italia. Come sapete noi arriviamo freschi la domenica sera dopo il vostro weekend e vi portiamo, perché no, una ventata di simpatia legata al mondo di Ritorno al Futuro, naturalmente. Outatime Italia è un'associazione che è proprio di fan della saga di Ritorno al Futuro. Stasera abbiamo un ospite eccezionale, veramente particolarissimo, e lo ringraziamo già fin d'ora di aver accettato l'invito a stare in nostra compagnia, ma come sempre con noi ad ogni buon incontro di Outatime Italia c'è chi li organizza, che sta dietro le quinte e che è veramente molto molto capace di organizzare, di trovare spunti da proporvi ogni volta, e vale a dire il nostro Christian di Outatime Italia. Ciao Christian. Ciao Flavio, ciao ragazzi. Come va? Hai fatto fatica a trovare quest'ospite di stasera? Beh no, allora, diciamo che quest'ospite devo ringraziare i nostri amici argentini e German, che ci ha dato il contatto diretto, siamo due famiglie molto simili, quindi ci scambiamo un po' gli interessi, i contatti, le passioni, Guarda, eccetera. mi sa che è già lui presente, che ci saluta Sì, sicuro. dall'Argentina. Ciao German. Ciao German. E quindi niente, poi quest'ospite ci voleva perché comunque tutti noi, ma soprattutto chi ha la DeLorean, si fa tante domande da sempre, e quindi chi meglio di Stefan può rispondere a tutte queste domande, sicuramente non io. Certo, allora guarda, giusto un secondo prima di Stefan, introduciamo la nostra grandissima Diana, che come sempre è la nostra traduttrice ufficiale. Ciao Diana, buonasera. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Allora, dicevamo che il nostro ospite di questa sera è niente di meno che Stephen WYNNE. Eccolo qui. Hello Stephen, welcome. Hello. Hi. Thank you for inviting me to join you today. Thank you for being here. Pleasure for us. Stephen è l'amministratore delegato della DeLorean, della DMC, DeLorean Motor Company, quindi è con noi stasera. La macchina, quella che c'è alle mie spalle, insomma è roba sua, ecco. È tutta fatta da lui personalmente. In realtà insieme a Christian abbiamo con noi altri amici questa sera che ci aiuteranno nel porre delle domande, alcune delle quali anche molto interessante. Vai tu Christian, introduciamo i nostri amici. Allora, intanto sono riuscito a portare insieme a me il nostro amico Rio di Outatime. Eccolo, Rio è un personaggio sfuggente. Rio è sfuggente. Ciao, buonasera a tutti. E dopodiché ovviamente ho dovuto portare per forza di cose due ospiti, due amici. Prima facciamo la signorina Marina del club italiano Ritorno al Futuro. Oh, buonasera Marina. Benvenuta. Ciao Marina. Ciao a tutti. E poi abbiamo il presidente del club italiano DeLorean, che assolutamente non poteva mancare stasera. Eccolo qua, Giacomo. Buonasera Giacomo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Club italiano DeLorean. Ecco, esatto. Poi allora ci aiuterai decisamente a fare delle domande al nostro Stephen. Certo. Direi di non por tempo in mezzo, visto che lui ci dedica un po' del suo tempo, ben volentieri. Lui è a Houston in Texas, ricordiamolo, e questa sera risponderà alle vostre domande. Se voi intanto, Diana, digli che ci siamo, ci prepariamo, adesso cominciamo il nostro fuoco di fila di domande. Okay, so Stephen, once again, thank you so much for being with us tonight, and we're gonna start asking you all of our questions for your company and your job. Sure, thank you. Happy to answer as best as I can. Thank you. Risponderà al meglio delle sue capacità, secondo me. Ne sa, secondo me ne sa. Direi di cominciare Parti pure dagli ospiti. Sì, certo. Il giro di tavolo lo farei fare, come dicevi prima, giustamente dalle fanciulle. Comincerei con Marina. Marina, certo. Vai subito con la domanda al nostro Stephen. Ok, allora io partirò subito, essendo di Ritorno al Futuro Club Italiano, qualcosa che c'entri insomma anche un po' con il film, chiedendo insomma, la scelta della DeLorean da parte di Doc. Sappiamo qual è stata e quali sono le sue motivazioni, ma in realtà come sono andate le cose, gli accordi, come si è sviluppato appunto poi questo accordo? Okay, so Stephen, we would like to know from you how it happened that the DeLorean was chosen, and how we know that Doc
decided to use to make the DeLorean, but in the end, how did things go to make this work? Well, I believe originally the time machine was going to be a refrigerator, and they decided that that was not to be, that would not be a good safety issue for children to go and play in a refrigerator. So then they decided a car, and I'm sure you've heard this story where Ford approached the studio and wanted to do a deal with product placement and use the Mustang, and Gale and Zemeckis famously said, "Hell no, it has to be a DeLorean." So I think that's what created the history for the collaboration. Ok, allora Steven ci racconta che inizialmente la macchina del tempo doveva essere un frigorifero, però dopo ci si è accorti che non sarebbe stata una scelta sicura per i bambini con cui giocare, mettersi diciamo all'interno di un frigorifero avrebbe potuto portare i bambini a mettersi in pericolo, e quindi l'idea è stata trasformata in un'automobile. La storia della scelta della DeLorean è così. Quando si iniziò diciamo a decidere chi avrebbe dovuto rappresentare l'auto all'interno del film, c'era stato inizialmente un accordo con la Mustang. Diciamo che l'accordo era un product placement, quindi un ritorno chiaramente anche di visibilità da parte dell'azienda Mustang. Quando però è stato proposto a Robert Zemeckis ha detto assolutamente no, ed è stato lui poi a scegliere di avere la DeLorean come automobile che rappresentasse la macchina che viaggiava nel tempo. Ecco, quindi già una bella curiosità ci è stata svelata. Direi una domanda a questo punto dal nostro Giacomo del club italiano della DeLorean. Vai Giacomo. Una curiosità, qual è il ricambio più venduto per le DeLorean in questo momento? Qual è quel pezzo che va via più di tutti? Io ho un'idea, voglio capire se potrebbe essere quello. Okay, so Steven, Giacomo is representing the Italian club of DeLorean, and he's really interested in knowing what's the most sold replacement part nowadays of the DeLorean. I would say probably the most popular part is a door strut. It's the gas piston that holds open the gull wing doors. They last about 3 to 4 years, and they seem to be obviously every DeLorean owner wants the doors to open up correctly, and that's probably the most popular item we sell these days. Ok, thank you. Allora, il nome tecnico non mi permetto di tradurlo, quindi Giacomo te lo farò dire a te, però è il pistone a gas che permette l'apertura corretta della portiera, e di solito dura dai 3 ai 4 anni il pezzo diciamo di ricambio, quindi quello che lui vede è che i proprietari della DeLorean sicuramente sono molto interessati ad avere l'apertura della portiera perfettamente funzionante, quindi quello è un pezzo assolutamente molto molto popolare nella vendita. Certo. Mi verrebbe da aggiungere anche una cosa che è una curiosità, che le porte della DeLorean non fanno il rumore che fa nel film, che tutti si aspettano, perché si apre appunto questo pistoncino che è silenzioso. È una chicca che c'è solo chi ha la mano. Quindi, vabbè, questo lo sai solo se acquisti una DeLorean, quindi diciamo che per tutti quelli che volessero confermare questa cosa che ci ha detto Giacomo, acquistate una DeLorean che fate felice anche il nostro Steven, quindi lo diciamo apertamente. Se vuoi dirglielo, Diana, intanto. Sure. So, Steven, thank you so much for this curiosity. And Giacomo just told us that actually the door is really, it doesn't make any noise when it opens, while in the movie it looks like it's quite, it makes quite a noise. So he says that this is it's a thing that actually only the owners know. So in case anyone would like to have a DeLorean, that would be
another, I mean, a big window for you as well. So you must be happy for this news to be spread out. Yes, and also when going back to that particular part, there is nothing more embarrassing when you drive a DeLorean if the part is old and defective, that when you get out, you open the door and bang, it hits you on the head. That's not cool. Right. Steven ci raccontava che per chi guida una DeLorean non sarebbe neanche non farebbe assolutamente un buon effetto se nel fermarsi, nell'aprire la portiera, se il pezzo fosse appunto vecchio e non a norma, non funzionante correttamente, se facesse rumore o se la portiera cadesse senza mantenere la sua apertura, sarebbe abbastanza non bello da vedere, ecco. Non simpatico, soprattutto per chi è dentro la macchina. Esatto, che gli cadrebbe in testa. Allora andiamo avanti con queste domande, e a questo punto il mitico Rio, che è sfuggente, la primola rossa, lui non c'è, però stasera c'è, quindi è giusto che faccia una domanda anche il nostro Rio. Allora, visto che siamo in tema ricambi, come ha detto Giacomo, io ho un'altra domanda sempre collegata a questa. Da proprietario di DeLorean, ovviamente la più grande preoccupazione è quella dei pezzi di ricambio, che attualmente sono quelli più difficili da trovare. Parliamo del parafango sinistro, il left fender, oppure le barre di torsione, le torsion bars, i fanali posteriori. Cioè, qual è il piano? Com'è la situazione dei ricambi che sono più richiesti, ma attualmente purtroppo si sa che sono quelli più possibili da trovare? Verranno riprodotti? C'è volevo sapere se c'è un qualche piano riguardo a questi ricambi, ecco. Okay, so Steven, as a owner of a DeLorean, of course, our Rio is really worried about replacement parts. So he knows that like for example, the left fender is quite hard to find, as well as torsion bars, but he would like to know, are there any particular parts that are very popular but less available? And is there a specific plan that you have for making more replacement parts available, maybe? Yes. So when we took over the company and bought all of the remaining inventory of parts, which just to give you an idea, we have about 85% coverage of the catalog of parts available. And in this facility here, we actually have right on about 4 million parts for the DeLorean. Ok. Steven ci raccontava che quando lui ha preso in gestione la compagnia, hanno anche ereditato l'inventario, che rimaneva dalla vecchia gestione. E attualmente loro hanno l'85% di ciò che è nel catalogo presente in magazzino, in azienda, e si parla di circa 4 milioni di pezzi, quindi insomma un numero abbastanza importante. Certo. And then my job going forward is sourcing parts that we run out of for the DeLorean. So we have a constant investment program, and we invest as much as we can in replacement parts. Some parts, like you mentioned, the left fender, these days it's possible to reproduce them. It's just a cost-reward benefit that we have to be concerned about, because we're talking maybe a $500,000 investment. And if we don't see the return on that investment, it means we can't do other parts. So we have to carefully analyze the parts that we are reproducing all the time. I see.
All right, thank you. Steven aggiungeva che il suo scopo, il suo obiettivo, proprio il suo lavoro è rendere disponibile, rendere possibile l'acquisto delle parti di ricambio e rifornire ciò che manca. Quindi loro hanno un piano di investimento che è mirato proprio a coprire ciò che manca. Ad esempio, il discorso che veniva affrontato prima sul parafanghi sinistro, lui dice ad oggi è possibile riprodurlo con dei nuovi macchinari che chiaramente devono essere acquistati. Si parla in questo caso di un investimento di circa $500,000 che la compagnia è disposta, è pronta a fare. Chiaramente bisogna guardare da un punto di vista finanziario se l'investimento ha un ritorno tale da permettere l'ammortizzamento poi dell'investimento. Quindi la compagnia è assolutamente orientata a dare disponibilità e coprire quella mancanza di disponibilità laddove ci fosse, e per i pezzi così particolari l'obiettivo è comunque, dato che la tecnologia oggi lo permette, di riprodurli. Il piano di investimenti è pronto se loro vedessero che la richiesta è importante. Bene. Facciamo a questo punto fare una domanda al nostro Christian, visto che anche lui ha delle domande pronte, carine, un po' più giocose forse, meno tecniche. Vai Christian. Sì, allora io ne ho un paio di domande, adesso ne facciamo una, così facciamo il primo giro. Faccio una domanda proprio molto basic. Tra tutte, tra tutti i modellini, tra tutti i toys che sono usciti negli ultimi anni, di centinaia e centinaia di DeLorean, quindi cito Hot Wheels, Hot Toys, Playmobil, Lego, questa è la Playmobil, ovviamente l'ultima Playmobil arrivata. Volevo chiedere a Stefan quale secondo lui è riuscita meglio, non a livello di vendite ma a livello proprio di pathos, ecco. Okay, so Steven, we would like to ask you, out of all the toys that have been sold over the years that were reproducing the DeLorean, such as Lego made one, Playmobil made one, Hot Wheels made one. In your opinion, what's the best one to reproduce the real effect of the DeLorean? Not in terms of how the public react to the little toy, but in terms of how similar to the real one. Yes. So we have two product lines here. We have the basic car product, which say like I have a Hot Wheels here, which is a gold one, and this is based on the original car. And then the intellectual property that Universal Studio owns, which is, the time machine conversion. So I can only comment on the original DeLorean reproductions, because that's what I have control of. Obviously, the time machine recreations are all controlled by Universal. But for me, the Hot Wheels has been so popular. We have done so many versions and so many revisions over the years that it's been incredibly popular, and I'm super proud that so many children get exposed to the DeLorean from even from a Hot Wheels, let alone the movie. So that's really good for the brand. Ok, thank you. Allora, Steven ci tiene a precisare che ci sono due, come se la DeLorean avesse due facce. La prima è quella che appunto, come ad esempio quella che viene riprodotta dalle Hot Wheels, riprende il modello prodotto in fabbrica e di cui appunto la compagnia detiene i diritti. C'è poi la versione che è stata realizzata attraverso il film, e quindi quella come DeLorean macchina del tempo, i cui diritti sono della Universal, quindi ovviamente lui può, si attiene esclusivamente alle riproduzioni
più simili a quella di cui lui ha controllo, perché chiaramente avendo i diritti può, diciamo, avere controllo su ciò che esce. E a suo avviso quelle realizzate da Hot Wheels sono sicuramente state molto molto apprezzate. Lui ne va molto fiero perché ha visto che negli anni i bambini hanno sempre avuto piacere a giocarci e quindi il riscontro è stato estremamente positivo, e per questo motivo anche ne sono state fatte anche diverse serie nel corso degli anni, e pertanto lui sicuramente assolutamente è molto fiero del risultato ottenuto dalla riproduzione in miniatura delle Hot Wheels. Ok. Torniamo a fare un altro giro di tavolo, visto che il primo l'abbiamo esaurito. Guarda Flavio se abbiamo delle domande dal pubblico. Sì, no, dal pubblico ancora non abbiamo ancora niente domande, okay. Quindi anzi invitiamo, giustamente hai detto bene Christian, se avete voglia di chiarirvi anche voi qualche curiosità, scriveteci e noi presentiamo chiaramente a Steven la vostra domanda. Ma tornando al nostro tavolo, che già mi sembra ben rappresentato tra curiosità e fan, tornerei alla nostra Marina. Marina, hai una seconda domanda per il nostro Steven? Certamente. Allora, sicuramente una curiosità era, siccome qua in Italia per vedere una DeLorean bisogna andare a determinate fiere, non è facile incontrarne una per strada. In America invece, quanto è facile vedere passare una DeLorean per la strada per caso, ecco? Okay, so Steven, we were wondering, here in Italy, it's extremely difficult and rare to see a DeLorean, especially on the road. You basically see them only at fairs or at specific events. How about the United States? Is it common to see DeLorean on, like, with people driving on them on the road, like, regularly, or it's just something that you must go someplace in specific or to some events in specific in order to see them? So originally there were 8,900 DeLoreans produced, and they were all produced for the North American market. But as the years have gone on now, you know, DeLorean has become a global car. You know, like you say, you have them in Italy, they're all over Europe, all over South America, Asia, you know, they are everywhere. And probably, other than my parking lot, if you drive in a DeLorean, you'll never pull into a parking lot and see another DeLorean. And even here now in the States, not many people drive their cars as an everyday car, maybe a little in Southern California. So that makes it, when you see one on the road, it is special for sure. Okay, thank you. Just a quick question. You said how many DeLoreans were produced? Around about 8,900. 8,900. Okay, wow, my gosh. Ok, I'm here. Allora, ci raccontava che non è così comune comunque vederle per strada. Inizialmente la produzione era più orientata al Nord America, ne sono state prodotte 89.000. 8.900. 8.900. Ah, 8.900. Ah, ok, scusami. 8.900 che inizialmente appunto si distribuivano sul mercato americano, e poi però diciamo l'interesse si è diffuso e quindi è possibile vederle addirittura in Corea del Nord. Per quanto riguarda la frequenza con la quale si vedono, lui ci raccontava anche qui nella mia zona, diciamo, nei parcheggi vicino all'azienda, è possibile vederne una, ma è difficile vederne più di una sicuramente, quindi non è un'auto utilizzata come auto da tutti i giorni, quindi chi la possiede non la utilizza come auto da tutti i giorni. È un po' più possibile, un po' più frequente vederle ad esempio nel sud della California, però di solito è comunque abbastanza raro anche lì vederle per strada,
è sempre un'occasione, quando si vede si capisce che è comunque un'occasione particolare. Pensate che anche da noi è difficile vederle, infatti Rio ne ha una, ma quando la tira fuori, guardate, nevica. Questa è l'auto di Rio, casualmente sempre con la neve, quindi non si capisce se in realtà nevica perché lui la tira fuori o la tira fuori solo quando nevica, quindi questo è il dubbio che ci resta. Lo vuoi spiegare anche a Steven? Sì. So Steven, we just saw a few pictures from Rio's car, and we were saying that here, since it's not common to use one, to drive one, and to see one driving around, that day is so special that actually it snows. So it's a very, very special day. So when I looked at that picture, I was confused because I seen the plates on the car were Florida and there was snow on the ground, and it was no way, that's impossible. Right. Ha detto che quando ha visto la fotografia è rimasto un attimo perplesso perché la targa è una targa della Florida. Ha detto però era evidente che si poggiava su un terreno che non può appartenere alla Florida data la neve, quindi era un attimo confuso. Esatto. So I have a question actually for Rio, if that's okay. Sure, please. Yes, sure. So I drive DeLoreans all the time here, and I love cars, and I love special cars, collector cars, but DeLorean is unique in the fact that when you go to a gas station, people come up and talk to you, and they're very friendly, and everybody has a story, either when they first seen the movie or the first time they ever saw a car. And I wonder if it's the same when you drive a DeLorean in Italy. Do you have the same response from the public? Ok, thank you. Rio, Steven avrebbe piacere di sapere la tua esperienza riguardo a cosa ti succede quando guidi una DeLorean. Quello che succede a lui ci racconta che lui comunque la guida molto spesso e è comunque una persona che si interessa alle auto da collezione, quindi è sicuramente all'interno di quel mondo. Però una cosa unica che gli capita è che quando si reca alle stazioni per fare rifornimento, le persone vengono spontaneamente, si avvicinano a lui e cominciano a parlargli in maniera molto amichevole e molto piacevole, e succede che sempre ognuno di loro ha una storia da raccontargli, quindi che sia magari una storia riguardo a quando ha visto il film oppure alla prima volta che ha visto una DeLorean dal vivo, e quindi insomma si crea questa empatia molto molto piacevole, e si chiedeva se in Italia succedesse lo stesso, quindi se quando tu la guidi ti capitasse di essere diciamo avvicinato da fan curiosi o comunque persone che condividono con te il loro interesse per l'auto. Sì, è esattamente la stessa cosa, esatto. Anche qui in Italia succede proprio esattamente così. C'è gente che ha anche inchiodato mentre andava per strada per fare inversione a U per infilarsi nella stazione di servizio, se magari non aveva visto entrare nella stazione. Poi anche Giacomo qui, sicuramente anche lui da proprietario, credo che anche lui possa dire la sua e confermare quello che sta dicendo. Io quando ho comprato la DeLorean l'ho rimessa in moto e l'ho usata tutti i giorni come auto per quasi 8 anni, e tuttora quando posso la uso tutti i giorni e le ho viste di tutti i colori. La cosa più pericolosa è quando di notte in autostrada la gente ti fa le foto con flash o cerca di sorpassarti da tutte le parti, ti frenano, ti sorpassano. È la cosa più fastidiosa, però in realtà è sempre bellissimo. Anzi, quando mi fermo la gente viene, è un piacere, diciamo, condividere una cosa così bella con gli altri. Okay. So it's actually the same over here. Both of them have one, and they say it's exactly the same. To Rio, sometimes what happened is that people see him driving one way, they make a U-turn in order to follow him and stop whenever he stops. And some other things that happened to Giacomo is that well, for example, he since he bought it, he drove it
every day, every single day for about 8 years. So he was quite common that people would stop him and come talk to him. So people here are very friendly the same way as they are in the US. But sometimes it has happened that maybe driving on the highway at nighttime, people would speed up to take pictures with flash, and of course it would make the driving much difficult, and actually it would be dangerous to drive in those conditions, and people maybe wouldn't realize the danger they would put him. But apart from that, it's exactly the same feeling. Yeah, so I experience similar here now a lot of times, where people try to take selfies with them while they're driving, and as they take the picture, they move the car around and they cut you off. It's quite dangerous. Yeah, for sure. Steven ci racconta che lui ha avuto delle esperienze simili, perché adesso molte persone cercano di farsi addirittura dei selfie quando vedono l'auto, ma loro stessi stanno guidando. Quindi quello che succede è che la persona che sta guidando l'auto e cerca di farsi il selfie chiaramente non riesce a tenere l'auto stabile e comincia ad andare in direzioni non esattamente lineari, e quindi diventa un po' rischioso essere nei paraggi. Ottimo. Diana, è arrivata la prima domanda dal pubblico e quindi la facciamo super volentieri, ed è questa: cosa ne pensa il nostro Steven dei nuovi concept futuristici che sono usciti in rete? Se preferisce sempre il vintage o il nuovo? Chi ci scrive, che è il nostro amico Gianluca Veggia, che salutiamo, personalmente preferisce il vintage, magari con un servosterzo aggiunto però. Ok, adesso il servosterzo magari un attimo non preparata, però ok. Power Steam. Come? Si chiama Power Steam. Power Team? Okay. Steering, ok. Ok, ok, perfetto. Ok, ci sono, grazie. So, Steven, we have a question from our public, and they would like to ask you, what do you think about the new futuristic concept that have been released online? If you have a preference over the new concepts or over vintage concept? For now, I prefer the original design. When I see the concepts, they're in the eyes of whoever makes the sketch, and for me, a lot of them they don't get the correct DNA of a DeLorean. They look like other cars, not quite correct for DeLorean. Well, that car was I did that car with Discovery Channel, and that was just a resto mod exercise, which was quite a fun project. But for me, after having been studying designs of cars for quite some time now, I am much more fond of the original concept of what Giugiaro originally designed. I keep going back to the original car. Ok, thank you. Steven dice che lui ha una preferenza verso comunque il design originale, perché ha visto i nuovi concept online, però la sua impressione è che chiunque realizzi questi concept ci metta molto del suo occhio personale, quindi non riesce a catturare la vera essenza della DeLorean, ma c'è troppo di personale, quindi nel suo personale punto di vista, nel suo personale gusto, ha sempre una preferenza verso il design originale, quindi quello di Giugiaro. Lui stesso ha partecipato alla realizzazione di un concept a livello semplicemente didattico, di esercizio, che è stato poi diventato un passatempo, una cosa piacevole, ma che a suo avviso non ha mai
come dire, superato il fascino dell'originale, che rimane comunque sempre quella che esprime meglio la vera essenza dell'auto. Ah, certo. Si sono scatenati adesso il nostro pubblico. Abbiamo una seconda domanda da fare a Steven. Se oggi lui potesse tornare indietro nel tempo, c'è qualcosa che cambierebbe la DeLorean o la lascerebbe così? Okay, so Steven, we have a very exciting question from our public. They were wondering if you had the chance to go back to go back in time. Is there anything that you would change in making the DeLorean, or you would just keep it as it is? That's a very tough question for me, and you really put me on the spot. But I think for me, I would like the car to be a little, to have more performance and make the car a little faster. Would be my choice. Everything else I don't want to mess with it, but a little bit faster doesn't hurt. Ok, thank you. Dice che per lui questa è una domanda un po' difficile a cui rispondere, si è sentito un po', diciamo, in difficoltà inizialmente, però dice che l'unica cosa che magari si sentirebbe di modificare è la performance che ha l'auto, quindi renderla un po' più veloce. È l'unico aspetto che a lui magari piacerebbe modificare, ma al di là di quello pensa che la macchina sia perfetta così. Yeah, and also when I say that, I don't want it to be a supercar, because the car is not a supercar. It's a grand touring sports car, you know, more for taking a nice long drive. It doesn't have to be the fastest. That's not what the car is all about. Ok, la precisazione che voleva fare è che la DeLorean comunque non nasce come una supercar, quindi come una macchina da prestazioni di velocità intese come l'obiettivo diciamo, stesso della macchina, ma nasce come un'auto da gran turismo, quindi per lunghe guide e quindi che sia comunque confortevole. Pertanto diciamo la velocità è solo intesa in termini di divertimento nelle lunghe guide, ma non in termini di appunto come tipo auto da competizione, auto superguide. Ok, bene, torniamo al nostro giro di tavolo, lo riprendiamo e torniamo da Giacomo. Un'altra domanda, Giacomo, per il nostro Steven. Allora, dunque, siccome si parla tanto anche di tematiche ambientali, oggi più che mai mi viene da chiedere se Steven ha in mente prima o poi di far uscire un kit di conversione elettrico del propulsore della DeLorean, che magari potrebbe andare anche a risolvere il problema delle prestazioni di cui stava parlando, e magari dare così nuova vita alle automobili, visto che l'essenza della macchina stessa è il design, e la macchina in sé, quella che è la meccanica, è una cosa che c'è dentro, la fa spostare, non è la migliore meccanica del mondo, quindi magari un retrofit elettrico potrebbe donare nuova linfa alla macchina. Okay, so Steven, here is a question for you. Do you have any idea, any new project about a green solution for the DeLorean? So in terms of going electric, is there a chance to have a retrofit kit that turns the DeLorean in an electric car that maybe can give a little more power as well? Is this a thing that you are considering? And of course, we know that the real essence, the real DNA of the DeLorean is in its design. So what would change is basically the fact that the car's world is turning towards the electric. So is that a thing that you think might happen in the future? So in 2012, we did a proof of concept of an electric DeLorean just to see how the world would react.
and the response was phenomenal. We had fantastic response. The reaction was very, very positive, which made it feel good for me as something that was possible to happen. But 2012 was very early days for electric car development. Ok, allora nel 2012 loro hanno realizzato un concept, una prima prova di DeLorean totalmente elettrica e hanno avuto, diciamo, la macchina ha avuto una prestazione totalmente fantastica, quindi lui è stato molto contento di rendersi conto che la trasformazione che avevano realizzato era assolutamente, diciamo, realistica come soluzione. Nel 2012 però erano proprio i primi anni dello sviluppo dell'elettrico, quindi era proprio agli inizi. So we jump forward into the future to 2021. And yes, I think electric DeLorean is definitely possible. We have to be careful to make sure that we make a safe car, because electric cars, if they're not put together correctly, can be very, very dangerous. So we don't want to make the car dangerous. And we are constantly looking to try and put a package together that is safe, affordable, and practical for the car. So I don't have a solution yet, but we're working very hard on it. Thank you so much. Quindi dal 2012 arrivare a oggi, lui pensa che sì, è assolutamente possibile realizzare un kit di conversione, loro ci stanno già lavorando, è qualcosa che comunque hanno in mente. Chiaramente la realizzazione di diciamo una macchina elettrica deve avere delle attenzioni di sicurezza molto molto importanti, quindi per loro la priorità è sempre che l'auto sia sicura. Quindi stanno cercando di vedere se sia possibile realizzare un kit che permetta di rendere l'auto sicura, e quindi come priorità appunto assolutamente la sicurezza, e poi che sia chiaramente possibile da acquistare, diciamo, dagli appassionati, quindi a un prezzo abbordabile, e che sia anche pratico, perché chiaramente deve essere poi installato, quindi è comunque qualcosa a cui stanno lavorando e che ritiene succederà in futuro. Allora, noi abbiamo le immagini di quando il nostro Steven venne in Europa a presentare la DMC in Europa, l'apertura insomma verso il mercato europeo nel 2008. Abbiamo questa foto di repertorio, lo aspettiamo chiaramente quando ci sarà l'auto elettrica, definitivamente, però intanto gli facciamo vedere questa foto, vediamo se la ricorda. Intanto se vuoi tradurre. Okay, so Steven, here we have a picture of you from 2008 when you introduced the DMC to the European market, and we of course wait for you for the new presentation of the new electrical model. So whenever you feel like coming, you are more than welcome over here. Thank you very much. I look forward to it. Ok. Allora andiamo avanti col nostro secondo giro di tavolo. Rio, direi che è il tuo momento, vai. Ok, allora mi pare di aver visto che l'abbiano anche chiesto adesso nei commenti i vari nostri amici dell'Argentina. Sì? Faccio la domanda venale, quella che comunque è da fare. Quanto costa una DeLorean comprata proprio alla DMC Houston? Cioè, sappiamo che il mercato dell'usato, vuoi eBay, vuoi Craigslist, le alternative ci sono, però è roba comunque usata, non sai dove, qual è il punto di partenza e tantomeno sai dove andrai a finire con una macchina usata. Volevo sapere, uno vuole una macchina dal concessionario, proprio quanto costa? Quanto costa? Purtroppo devo fare. Domanda semplice, diretta, però. Vai. Okay, so Steven, we have a really practical question at this point. So if
someone would like to buy a new DeLorean directly from you, from the company, how much does it cost today? Because we know, of course, there is a market of vintage car, but of course you don't know exactly how it has been used, so you may have problems in the future in terms of taking care of the car. So if someone would like a brand new car, how much would he spend? Right now, we can't make a new car. It's still, the US law does not allow us to make it. Very, very soon, we will be making replicas, but we haven't done the final costing yet. So, and if it ends up being that we're able to make it electric, you know, the pricing will change again. So it's not a number that I have, but for the restored cars of the original car that we are selling now, they're selling US for about $75,000. Ok, thank you. Allora, Steven ci raccontava che attualmente per loro non è possibile produrre nuove auto, totalmente nuove, nel senso che stanno aspettando l'autorizzazione, dovrebbero riuscire in futuro a produrre delle auto cosiddette replica dell'originale. Quello di cui loro, quello che è possibile fare per loro è vendere le cosiddette auto originali restaurate e ovviamente nel momento in cui il kit elettrico dovesse essere disponibile il prezzo comunque cambierà, quindi l'auto alla quale loro stanno lavorando, la cosiddetta replica, ancora non hanno stabilito un costo, ma nel momento in cui potesse essere prodotta anche con l'opzione elettrica, chiaramente i costi saranno ancora diversi, quindi non, rispetto diciamo all'auto nuova, quella che uscirà in un futuro, non hanno diciamo non hanno una cifra sulla quale possono ancora esporsi. Attualmente però quelle che stanno vendendo appunto restaurate vengono vendute a partire da $75.000. Ok. Diciamo a Steven che noi abbiamo un'immagine della DeLorean elettrica che ancora lui non ha, quindi siamo avanti coi tempi noi. Diglielo pure. So Steven, we have a picture for you. We have actually an electric DeLorean that we will show you. Tra l'altro una comparazione tra quella classica e la nuova, proprio di fianco, una di fianco all'altra. So it's you will see side by side the original one and the electrical one. Ok, eccola la figura. Here it goes. We are joking, Mr. WYNNE. Okay, wise guys. No, e questa è una simpatica deviazione del nostro Giacomo che le prende e vuol vedere come sono fatte sotto e quindi tira fuori fino al praticamente quello che non si vede, ecco, il telaio della macchina. Ci vuoi spiegare, Giacomo, come mai hai fatto questa cosa? No, non l'ho fatta io, la mia è quella intera, quella senza telaio, okay. Quella di un amico, di Andrea Galvani, e aveva problemi al telaio, ma in realtà neanche così grandi, eravamo solo curiosi di fare un frame off e quindi un bel giorno abbiamo deciso di separare la macchina per fare queste belle foto comparative. Cavoli, spiegaglielo pure, Diana. Certo. So actually, of course, even that was a joke, but this picture is real because what happened is that a friend of Giacomo was having trouble with his frame, so they decided to take the car apart to see actually what was the frame like, and so they decided to put then one side by side like the whole car and just the frame, and they took that fun picture. Very impressive. It was young too many times. Proseguiamo le nostre domande, siamo arrivati a Christian, cosa vuoi chiedere?
Allora, io come sempre abbasso il livello tecnico, lo sapete, ma volevo, allora, diciamo che abbiamo un regalo per Stefan, nel senso che, non so se lui conosce, noi abbiamo un artista in Italia che si chiama Gianluca Veggia, che è un artista molto famoso nel mondo perché lavora sulle mine delle matite. E ovviamente è un appassionato di Ritorno al Futuro e quindi ha fatto moltissime DeLorean riguardanti il film, abbiamo anche delle foto, e questo artista vuole dedicare un'opera proprio a Stephen, cioè, consideriamo che questo artista ha mandato opere, le sue opere ce le hanno Christopher Lloyd, Bob Gale, e quindi voleva donare un'opera a Stephen e quindi volevo fargli tramite Gianluca Veggia questo omaggio. Okay, so Steven, we actually have a gift for you because one of our fan is a really famous Italian artist. He's called Gianluca Veggia, and he works with pencils with the graphite inside the pencils, and he makes his work out of graphites. He already made gifts for Bob Zemeckis, for example, and he would like to give you one of his pieces. Oh, fantastic. So we would like to give this news to you. Thank you. That's very, very nice. Look at that. Wow. Ovviamente la mina che arriverà a lui sarà personalizzata per lui. Okay, so you will receive one of these works. It's a DeLorean made out of pencil, and yours will be personalized. Wow, that is very, very nice. Thank you so much. That's crazy. Crazy, really crazy. È giusto anche valorizzare il Made in Italy, Ecco, guarda, Gianluca è in ascolto, dice sarebbe onorato di fare questa cosa, quindi grande Gianluca, bravissimo. Ok, abbiamo terminato 2 giri di tavolo. Avete ancora qualche domandina da fare al nostro Steven? Perché quasi un'ora è volata in sua compagnia. Chiedo a voi, libertà. Io vorrei, proprio in 2 parole, magari cosa si prova a essere, dove si trova lui, a essere il presidente di un marchio così storicamente importante per l'automobilismo, come ci è arrivato, ma proprio in 2 parole, perché sennò ci sarebbe da parlare. E poi diglielo, Rio, mandaci una DeLorean, cioè mandacene una. Dai, ce ne ha tante di dietro, dai, 1, 2. Un po' sulla sua carriera, insomma, come ha fatto diventare il CEO mi sembra che è giusto. Okay, so Steven, we would like to ask you, what's your story? How did you end up being CEO of DMC, and how does it feel like for you to be in this very honorable place? So I'll tell you first. I was originally. I'm from Liverpool, England. I came to America in 1980 as an English and French car mechanic. DeLoreans came around in 81, English and French car. So I started to work on the cars. I'll give you a bit of time now to translate and we can carry. Thank you so much. Allora, lui ci racconta che è originario di Liverpool in Inghilterra e si è trasferito negli Stati Uniti nel 1980, dove è arrivato come meccanico di auto inglesi e francesi. La DeLorean ha iniziato a diffondersi a partire del 1981, quindi lui si trova già negli Stati Uniti quando la DeLorean è nata e quindi ha avuto la possibilità di vederla nascere in qualche modo, di seguirne la storia. So then I started in Southern California, opened up a repair shop fixing English and French cars. Along comes DeLorean, so I started to work on them, and by 1984 I had to give up working on everything else and just concentrate on DeLorean because there was so much demand. Wow.
Dice che qualche anno, diciamo poco dopo, ha iniziato a lavorare nel sud della California e ha aperto un punto di riparazione auto e si occupava di riparazioni appunto di auto inglesi e francesi. E anche di riparazioni di DeLorean. Nel giro di pochi anni, si parla del 1984, ha dovuto smettere di occuparsi completamente delle auto inglesi e francesi e occuparsi esclusivamente di DeLorean, perché il mercato era estremamente attivo in quel periodo e quindi era estremamente richiesta la sua preparazione. And then if we sort of jump forward from then to about 1995, 96, 97, I was able to purchase all of the remaining parts. There was one company that bought everything out of the bankruptcy, that was cars and parts. And then I was able to buy all of that remaining inventory of parts from them, just because if I'm fixing cars, I needed parts. So it made sense to have control of the parts. Right. E quindi dice che nel corso degli anni quello che è successo è che tra il 1995, 96, 97 lui ha cominciato ad acquistare tutti i pezzi rimanenti che trovava sul mercato. In particolare è successo che quando la compagnia è fallita ci fu un'azienda che comprò tutto lo stock rimanente di pezzi di ricambio dal fallimento, e lui poi è riuscito ad acquistare tutto questo materiale. Quindi, essendo lui nel mercato della riparazione, lui aveva bisogno attivamente di pezzi per le riparazioni, ha realizzato che fosse più conveniente reperire tutti i pezzi disponibili sul mercato, acquistarli e lavorare a partire da quei pezzi. Also in 1995, because we were buying all of the parts, we decided to use the name DeLorean Motor Company, because we were using all of the original parts. And then once we had the name, then we started looking at the intellectual property, all of the trademarks. And because of the bankruptcy, there were so many lawsuits going around that the trademarks were being abandoned. So as they were being abandoned, we started looking at obtaining all of the trademarks, just because it made sense for the future of the business. Right. E dice che nel 1995, dopo aver recuperato tutti i pezzi disponibili sul mercato, sono stati in grado di acquisire anche il nome. Hanno quindi capito che potevano utilizzare il nome della DeLorean e sarebbe stato chiaramente utile allo sviluppo futuro della compagnia. E dopo aver fatto, diciamo, gli acquisti, quindi essersi occupati della parte pratica, si sono occupati di tutto quello che riguarda la sfera dei diritti intellettuali, del branding del nome e del trademark, quindi del brevetto, diciamo, non del brevetto, del marchio registrato depositato. E a causa della bancarotta è stato poi possibile ottenere tutto questo passo dopo passo, perché appunto in maniera lungimirante hanno pensato che sarebbe stato utile per il futuro poter utilizzare il nome del marchio, avendo loro appunto la riparazione delle auto in maniera estremamente competitiva, perché avevano tutti i pezzi disponibili. And if we jump forward to present time, obviously starting off as a car mechanic to having a company like I have, which is not a huge company, but for me, I have the best job ever. E dice che arrivando fino ad oggi, lui dice: ho fatto una strada incredibile, perché sono partito come un semplice meccanico, oggi ho un'azienda che è un'azienda tutto sommato di dimensioni abbastanza normali, e per me però il migliore lavoro al mondo. Yeah, how many people work in DMC? We have a total of about 25 now. Yes. Not super big. Enough.
Enough. Quindi circa 25 persone lavorano all'interno dell'azienda. Ok. No, non volevo interromperlo. Okay, yes, please, if you wanna keep us telling your story, we are absolutely amazed. Okay, so nowadays I find myself doing things that I never imagined. I talk to way too many lawyers, unfortunately, because when you have a global brand, you have to defend it. And everybody constantly tries to steal and use the brand. You know, they make a T-shirt, they make a product, they put DeLorean on it. We have to shut them down, and it's very draining mentally, financially, and it's annoying to me because, you know, I would say we spend maybe $150,000 a year on legal, which I'd love to spend on DeLorean parts, you know, but I have to defend the brand. Right. Dice che il suo lavoro oggi è una serie di attività che non si sarebbe mai immaginato e mai aspettato. In particolare si ritrova a parlare molto spesso, troppo spesso, per quanto lo diciamo vorrebbe, con gli avvocati, perché chiaramente l'obiettivo è che l'immagine della compagnia, l'immagine della DeLorean non venga utilizzata in maniera inappropriata, e quindi è una costante salvaguardia del marchio, una costante attività di appunto supervisione e anche di quando necessario bloccare quelle realtà che utilizzano in modo non lecito il marchio, ad esempio producendo anche solo t-shirt che però danneggiano l'immagine della compagnia che non ha autorizzato questa diffusione, e quindi è un'attività estremamente faticosa, estremamente impegnativa a livello sia mentale e anche finanziario, ovviamente, perché tutto questo richiede appunto un'attività legale costante ogni anno, e una cifra che viene spesa annualmente appunto per mantenere il marchio sicuro attraverso i legali è di circa $150.000, e dice è una cifra che io preferirei immensamente spendere per le pezzi di ricambio della compagnia e per sviluppare l'azienda, piuttosto che difendermi dagli attacchi di aziende esterne in qualche modo. Certo. So also one of the most fun things that I can recall I've been able to do was I think it was November of 2019. I was in Turin, and I got to meet with the people at Ital Design, where they pulled out all of the archives of all the history from when they did the original car, and gave me a tour of their facility, which was fantastic. On the same visit, I was able to meet with Fabrizio and Giorgetto Gigiaro, have lunch with them, talk about cars, talk about stuff which, you know, for a car mechanic, you don't get to do things like that. That's so fantastic. Right. Dice che un ricordo molto caro che ha è di novembre 2019, quando è venuto a Torino e ha potuto fare il giro dell'azienda che si era occupata del design. Correggetemi se sbaglio, Ital, non vorrei dire il nome sbagliato nella traduzione in italiano, e quindi ha potuto fare il giro dell'azienda e ha avuto l'onore di conoscere, di passare del tempo con Fabrizio e Giorgetto Giugiaro, e per lui questo, ad esempio, sentendosi lui comunque meccanico ancora, è stata, diciamo, una parte estremamente piacevole e divertente del suo lavoro, che non si trovasse nella posizione in cui è ora non avrebbe potuto fare come esperienza. Certo. While I was at the visit with the people at Ital Design, I'm sure you all know this year is the 40th anniversary for DeLorean, so it's a big year, and unfortunately the pandemic has made the celebration a little bit challenging, but
part of the conversation we had was to try and do something special with Ital Design, which is still an ongoing project, which we can't talk too much about, but maybe later this year we can talk a little bit more about that. Ok, sure. Dice che quest'anno ricorre il 40° anniversario della nascita delle DeLorean, quindi chiaramente a causa della pandemia è molto difficile organizzare e rendere giustizia, diciamo, festeggiare in maniera appropriata questo momento. Però sono in contatto con il team, con le persone che lavorano in Ital Design e assolutamente quando sarà possibile, magari alla fine di quest'anno, magari anche ritardando più avanti i festeggiamenti, però la volontà è quella di, appunto, collaborando, festeggiare con onore e con dovere il 40° anniversario della nascita della DeLorean. Ci può venire a trovare allora. Well, of course, you are welcome anytime to visit us as well. Okay, I shall take you up on that. Sure, thank you so much. Bene amici, siamo arrivati in fondo, un'ora è volata con il nostro Steven, anzi siamo andati anche oltre, è stato un piacere averlo qui con noi, un caro saluto a chi ci segue dall'Argentina, e il nostro German e anche Vanessa ho visto e tanti altri che si sono collegati in questa diretta, che ci vedranno in streaming nei prossimi giorni sempre su Facebook di Outatime Italia. Quindi io ringrazio tutti voi, ringrazio innanzitutto Marina di Ritorno al Futuro Club Italiano e il nostro buon Giacomo Scarcello del Club Italiano della DeLorean, Rio. Chissà, Rio tornerà. Guarda cos'ha Rio in mano. Che cos'hai Rio in mano? Fa vedere. We have the same car. So maybe I have a bigger one. Siamo arrivati a questo. Fallo vedere chi è la più grande. Va bene, ragazzi. Cristian. È stata un'altra bellissima diretta, come al solito Diana. Io ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio Diana, Marina, Giacomo e Rio, ma ringrazio più che altro Stefan perché è veramente è stato molto carino, disponibile, è stato un piacere. Certo. Yes, Stephen, thank you so much for your time. It was such a pleasure talking to you tonight, and we hope that maybe we can make this happen in the future. And of course, we once again tell you that anytime you come to Italy, you are more than welcome to visit us. It will be such an honor for us. I will take you up on that for sure. Thank you so much. Okay. Thank you very much, Steven. Thank you. Ciao. Diamo appuntamento, Cristian, alla prossima di Outatime Italia. Sì, ancora una data certa non c'è, però piano piano nei prossimi giorni la daremo. Però sta arrivando un'altra bellissima sta arrivando. diretta con noi. Grazie a tutti, a presto amici. Grazie. Ciao a tutti, bye. Bye bye. Bye. Bye.